Buongiorno ragazzi, stiamo preparando tutto, stiamo per calare. Oggi andiamo a caccia di fantasmi, infatti siamo sul lago Maggiore e l'obiettivo della giornata è la trota lacustre, un pesce difficilissimo, una vera e propria chimera che anche solo riuscire a rintracciare e vedere può essere già un successo. Come ha detto Tony, oggi il target è la trota, siamo su un lago veramente gigante e di solito qui dalla barca vengono pescate quasi esclusivamente a traina. Esatto, bravissimo. Perché comunque è un pesce che fa spostamenti enormi, può essere a riva, in mezzo al lago, può essere un po' ovunque, per battere tanta acqua la pesca una traina, mentre noi la pescheremo a spinning. Grazie a queste nuove tecnologie, per cui spoiler, se siete contro la live e tutto ciò che gli è annesso, non guardate questo video, spegnete subito perché non fa per voi. Però se invece riuscite a superare questo step vi faremo vedere, speriamo, una pesca veramente figa fatta su un pesce difficilissimo. Anche con queste tecnologie comunque risulta veramente difficile perché è velocissimo, super schivo, non si sa dove andare a cercarlo perché può essere in mezzo al lago a 50 metri di profondità così come in 3 cm d'acqua sotto riva. Diciamo che questa è veramente l'università della pesca pelagica. Ci proveremo, nelle nostre prove comunque abbiamo già avuto buoni risultati. Comunque noi le coscandaglie lo usiamo principalmente per cercare i banchi di vivo, Esatto. che possono essere a ridosso della riva o in mezzo al lago, e ci pescheremo intorno. Ok, proviamo a partire da qua e poi ci sposteremo in diverse zone del lago. Dobbiamo capire un po' dove stazionano e se sono in giro. Allora, proviamo diverse tipologie di esche, dalle gomme, degli ondulanti a degli stick come questi di Urban Fishing, e dobbiamo trovare un po' la quadra perché quello che ci siamo accorti è che per le trote comunque vanno bene tante tipologie di esche, ma per la trota grossa è tutt'altra storia e sono molto difficili da ingannare, spesso seguono ma poi non mangiano. Quindi adesso non pretendete che vi svegliamo tutti i nostri segreti, ma faremo diverse prove. Stiamo cercando appunto il vivo con una giusta situazione. Ovviamente agli occhi di molti può sembrare una pesca troppo tecnologica e statica, ma così non è, nel senso che c'è una fase iniziale in cui bisogna trovare i pesci, ma una volta individuate le zone, si fanno parecchi lanci e sono pesci veramente molto affascinanti perché super reattivi e capita, come detto prima, di avere pesci che arrivano fin sotto la barca ed è molto emozionante, recuperi molto veloci, è veramente figo. È ovvio che senza queste tecnologie vorrebbe dire andare in punti casuali e lanciare a caso, però l'alternativa che abbiamo è quella della traina, che per quello che mi riguarda è molto meno affascinante. Vedete, adesso abbiamo visto questo banco di vivo che è sceso a 20 metri perché ha sentito la barca e ci pescheremo intorno. Ma è così da quando ho iniziato a chiavare, prima c'era solo il braccio grosso, che si faceva solo le seghe. Guarda, ce l'hai dietro. Bastarda, un bel pesce. Minchia, guardala, che... Madonna, che sberla! L'ho vista, è grossa. Che sberla! Tutti i siluri, dove ti giri c'è un siluro che naviga. Stiamo scandagliando e ci stiamo spostando a scoppio proprio per cercare rapidamente i banchi di foraggio. Prima abbiamo già avuto un bel inseguimento di un trotone che è arrivato sull'esca del filo fin sotto la barca ed è comparso veramente dal nulla. Abbiamo iniziato a lanciare intorno del foraggio e
si è palesato dietro all'esca questo pesce che poteva mangiare da un momento all'altro, però di fatto poi non l'ha mangiato. Adesso cerchiamo altre palle. Sto che erano 2 siluretti, eh? Ah, No. da che parte? No. C'è, trota. Piccolina, trota. Starda. Guarda che è. Bella lì la trotezia. Eccola qui ragazzi, la prima. Guardate che bella. Pesci veramente preziosi. Dei silurotti che arrivano a 200 all'ora a galla. Vai, lasciamola subito. Che bella che va via. Guarda più di là, più a sinistra. Guarda, una trota. Eccola lì. Com'è? Bellina. Madonna, si è slamata. Si è slamata tanto. Sì, ma la stavo prendendo. Peccato, dai, era una bella trota. Che salti! Arriva. Ce l'ho. Bravo Anto che non hai voluto mollare, bravo. Bella, sti cazzi. Che cazzo! Bellissimo! Cazzo di salmone, madonna. Che pesanti, cavolo! Che bella! Una bella trota. Veramente pazzesca. Pesce alto. Eccola qua! Trota bella. Bella Anto. Devi schiacciarmi il coso per piacere. Che bella! Bella cazzo! Trotone! Tira un cazzo! Adesso parto! Grande filo. Bella cazzo! Cazzo bella anche questa qui, minchia! Cazzo che troto! Guardate che trota! Spettacolare! Bellissima trota. Ciccia, stai calmo che adesso ti lasciamo andare. Una bellissima lacustre, grandissimo filuz. Si vedeva che c'era troppo vivo, ci doveva essere in giro per forza. Sì.
Inferocita un proiettile. Sì, cazzo. Grande Anto. Siamo arrivati al tramonto e finiamo la giornata così. Come avete visto abbiamo avuto parecchia azione, abbiamo visto anche delle gran belle trote. Il filo ne ha preso anche una da 70 che è già una trota della Madonna. Poi, come abbiamo detto, sono pesci difficili, schivi, anche solo incontrarne un paio a volte può essere un successo, per cui tanta roba. Però siccome non ci accontentiamo mai, abbiamo deciso di tornare forse tra una settimana, 10 giorni, vedendo un po' il meteo, se ci piacerebbe trovare una situazione di bassa pressione dove magari è più facile trovare l'attività per tutto il giorno. Soprattutto per tutto il giorno, perché adesso a fase alterne c'erano veramente tanti buchi dove non si vedeva in giro niente, il vivo Esatto. si abbassava, comunque spariva tutto, insomma. Quindi torniamo più avanti, sempre che Filippo non diventi padre nel mentre, perché dovete sapere che il termine è tra pochi giorni e quindi potremmo perderlo per qualche anno. Ma ti ritroveremo, Filippo. Ne sono convinto. Quindi per oggi la chiudiamo qua e scopriremo tra qualche giorno se Filippo è diventato papà o se sarà dei nostri, o se magari sarò papà e sarò anche dei vostri. Esatto. Ok. A tra poco. Buongiorno, eccoci tornati. Sono passate circa 3 settimane. Come vedete Filippo non è più dei nostri perché è diventato padre. Comunque tutto a posto, tutto bene, a parte la sua libertà. È entrato in quei famosi 3 anni di buio. Volevamo una giornata di bassa pressione, ma purtroppo l'altissimo ci ha mandato sole a cannone. Probabilmente staremo sul cazzo anche a lui, o semplicemente magari gli starà sul cazzo la live. Per sopperire, diciamo, a questa cosa siamo venuti all'alba. Sfruttiamo bene le prime ore della mattina che la scorsa volta non eravamo riusciti a sfruttare e vediamo appunto se il mattino ha l'oro in bocca. Allora, vi faccio vedere le canne che utilizzo. Ne uso principalmente 2 da spinning e sono una 5 20 grammi e una 7,6 e una 10 35 grammi e questa è una 7,3, imbobinate con un PE dello 0,8 e gli facciamo un finale in fluorocarbon da 16 libre, uno 0,33. Cazzo è? Ma è un siluro. Siluro del cazzo. Abbiamo preso una bottatrice. Bella bottatrice. Ci sono un botto di banchi di vivo, Matte, qua. Guardala, Matte, guardala. Porca puttana, minchia che bestia.
Ha seguito fino a qua. Una bellissima trota, ragazzi. Fanculo. Oh, oh, ce l'ho! Grossa! Mi mettiamo alle gambe. Oh, Madonna che trotone! Grande Matte! Oh. Cazzo! Cazzo che pesce! Che pesce, ragazzi! È un po' malata, c'ha tipo un fungo, però è un pesce esagerato. 77 centimetri di lacustre. Grande Matte! Che trota, ragazzi! Che soddisfazione, giornata durissima, fatica immane, bisogna veramente essere super concentrati per trovare un singolo pesce, è veramente una sofferenza a volte, però un pesce strepitoso. Peccato questo fungo che l'ha attaccata, speriamo possa guarire e riprendersi. Tanta roba, 77 centimetri di lacustre, ottimo.